Ciao a tutti, amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche generali per la seconda metà di novembre e abbiamo la carta della temperanza, amici dell'Ariete. Quando c'è la carta della temperanza si parla di rimettere in equilibrio quello che sono magari le emozioni con i pensieri, rimettere in equilibrio anche il corpo fisico, magari con una giusta alimentazione, con un'attività di riabilitazione. Ed è una carta che invita alla pazienza, ok? Bene, andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e nel caso vogliate contattarmi trovate la mia email sempre nella descrizione del video, la vedete lì sul tavolo e la trovate anche nelle info del canale. Vi ricordo che queste letture sono di carattere generale, può risuonare come un qualche cosa un po' più astratto magari a livello spirituale, come lavoro, come famiglia, come relazioni, voi cercate di adattare la lettura alla vostra realtà. Ok? Se poi volete approfondire per quello che riguarda il lavoro o la situazione dei single, gli oroscopi sono già online e li trovate nelle playlist del canale, nell'oroscopo mensile. Mi sembra sempre di dover dire un sacco di cose e di stufarvi. Va bene. Allora, partiamo con la temperanza, una regina di bastoni al contrario, un fante di bastoni, la morte, la regina di spade. Qui ragazzi ho la sensazione che non si riesca a lasciare indietro qualcuno, però meglio prima andare a vedere anche con i miei tarocchi, ma ho come la sensazione che ci sia questa sorta di necessità di guarigione da una relazione. Guarda, può anche essere da un atteggiamento, ma adesso andiamo a vedere piano piano. Ok, 5 di coppe. Allora, partiamo da questa temperanza, che è una carta che ci parla, come vi dicevo prima, di guarigione. C'è bisogno di rimettere in equilibrio certi lati della vostra vita, c'è bisogno di rimescolare un pochettino le carte. È una carta di pazienza, è una carta che invita ad elevare le vostre vibrazioni. Può anche esserci una particolare attitudine in questo periodo per qualcuno a creare qualcosa, a fare. È molto collegata anche con tutto quello che sono le doti e i doni artistici. Però, ecco, abbiamo questa regina di bastoni al contrario. Cos'è che vi manca? Ho la sensazione che vi manchi questo fante di bastoni. Qui ci può essere una situazione o tra madre e figlia, quindi genitoriale, può anche essere un padre. Io adesso dico madre perché è uscita una regina, però voi sapete che queste comunque sono sempre energie, che tutti abbiamo il divino maschile e il divino femminile dentro di noi e che può anche essere un uomo che ha un forte divino femminile, ok? Questo tenetelo sempre presente in qualsiasi lettura. E c'è questa, è come se non si riuscisse a staccarsi da qualche cosa. C'è ancora bisogno di guarire. Queste qui le andiamo a vedere dopo con i mini tarocchi. Ripartiamo dalla temperanza. Allora abbiamo un 10 di bastoni, infatti, come se non si volesse lasciare indietro qualcosa. E poi può facilmente essere un figlio. Può anche essere un amico, un'amica, comunque qualcuno con il o la quale si è instaurato un rapporto genuino, un rapporto di fiducia, si è instaurato un rapporto di amicizia. Anche se fosse un partner o una partner, cioè un buono scambio emotivo, pulito. Andiamo a vedere la regina di bastoni al contrario. Mm. 2 di coppe, fante di bastoni e giudizio. Allora,
o qui si parla di una situazione che è finita o che deve finire, se fosse per esempio stata una discussione, ipotesi, dovete guarire da una discussione, qua si deve trovare un punto di incontro all'interno della relazione, no? Sia che sia lavorativa, sia che sia familiare e via dicendo. Diciamo che per un gruppo, essendoci un due di coppe, è come se non si riuscisse a trovare un punto di incontro. Ho anche la sensazione che se ci fosse stato un allontanamento prima, quindi o nella prima parte di novembre o direttamente nel mese di ottobre, è come se ci fosse una sorta di presa di posizione qui. Vi dico, c'è il giudizio, può arrivare una telefonata da parte di questa persona, di questo fante di bastoni. Andiamo a vedere il fante. 5 di bastoni e sacerdotessa al contrario. È come se non si vedesse chiaro nei confronti di questa persona. C'è questo 5 di bastoni che indica una sorta di competitività tra i due, come se ci fosse un... sapete, vedendo questa, ho come l'idea che entrambe le persone possano fare un discorso del ah, io non faccio niente, se vuole viene l'altro. E quindi è in quel senso la competitività. Ognuno dei due sta sulle sue e non si cerca un punto di incontro, per quello che il 2 di coppe è al contrario. C'è come una chiamata, ma è come se poi non si riuscisse ad accordarsi. E considerato che avete anche la sacerdotessa al contrario, credo che non abbiate chiare le dinamiche della relazione. E il giudizio è qui anche un po' per quello, è come se vi dicessero portate pazienza, vedete che capirete. Andiamo a vedere la morte. Amanti al contrario. Quanta roba. Carro. 9 di coppe, stella e 2 di pentacoli. Allora, vi sento combattuti tra quello che è il non movimento da parte dell'altro, o comunque il non movimento in generale, e dall'altra parte il fatto che siete un po' rimasti aggrappati a un sogno. Perché qui ho sia la stella che il 9 di coppe. Probabilmente avevate un sogno da realizzare con questa persona, può essere un progetto, può essere una relazione anche appunto. O voi se siete i genitori, se fosse quella situazione tra genitori e figli, voi come genitori potrebbe essere che avete un desiderio insomma inerente ai vostri figli, ma qui è come no, le cose non funzionano, si incastrano. Io ho questo sogno, ma le cose non sono fluide inerenti a questo sogno. Appunto, se fosse un genitore potrebbe essere la vostra proiezione. Se fosse una relazione, magari vi state un po', come vi posso dire, illudendo, perché comunque qui è un 8 di coppe, eh. Andiamo a vedere la regina di spade, perché qui tra la morte e la regina di spade qualche cosa bisogna tagliare, questo ve lo dico. Arrivate o state lavorando ad un equilibrio, ma è come se fosse in un certo senso precario, cioè c'è questo equilibrio con questa persona, ma è come se doveste lasciarvi indietro le aspettative di una relazione un po' più intima, un po' più profonda. Qualcuno ha come delle speranze di poter creare proprio una situazione di un certo spessore con questa persona, ma ho come l'idea che sia più il vostro volere che non la reale situazione. Allora, asso di coppe e 7 di spade. Ragazzi, qui prenderete atto del fatto che in questa relazione avete bisogno di lavorare sull'amor proprio, ok? Sento che ci sarà qualche cosa, potrebbe proprio essere qualche verità che viene detta anche con la regina di spade. La regina di spade è una di quelle persone che invita però castiga,
invita al dialogo, però poi castiga quando... E qui sento che con l'asso di coppa al contrario a qualcuno si chiuderà proprio il cuore. C'è una bugia che viene a galla, c'è un qualche tipo di vuoto, di presa di consapevolezza nella quarta settimana di novembre. Datemi un'altra carta per il 7 di spade. Ho come l'idea che realizzerete che per quanto ci possa essere questo equilibrio iniziale, in realtà manca in questa relazione, in questa situazione, un coinvolgimento emotivo. Ho come l'idea che vi sobbarchiate di troppe questioni pratiche e che non vediate fondamentalmente che all'altro fa comodo, soprattutto se è una situazione lavorativa. Qui con la regina di spade, ragazzi, si tratta di tagliare. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Questa anche la prendo perché guardate come è rimasta incastrata. La morte. Asso di spade e 9 di pentacoli al contrario. È come se non voleste rassegnarvi. Perché di nuovo c'è qualche cosa che riguarda la comunicazione, un nuovo inizio, un nuovo punto a capo. Ma anche la sensazione che qualcuno non si sente in grado di affrontare questo cambio da soli. Ma avete già fatto un percorso, ok? Avete già riequilibrato quelle che sono le forze della mente con le forze del cuore. Adesso il punto è fare i tagli necessari. È come se, avendo l'otto di coppe al contrario, non voleste rendervi conto che effettivamente c'è un vuoto emotivo, perché avete anche un 5 di coppe, che è proprio la carta del vuoto emotivo, però non riuscite a tagliare questo genere di situazione, perché probabilmente pensate di non essere sufficientemente indipendenti, o a livello caratteriale o a livello economico. Ma vi dirò che con la carta del giudizio qui è come se prendeste consapevolezza di qualche cos'altro, soprattutto avendo l'asso di spade al contrario e il 7 di spade al contrario di quello di cui vi hanno illuso, ragazzi. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Fante di pentacoli e 4 di coppe. Allora, il 5 di coppe è una carta che parla di qualche vuoto di tipo emotivo, è quel vuoto di cui parlavo prima qui con l'8 di coppe, però è anche vero che dovete iniziare a guardare in avanti, a guardare verso altri orizzonti, perché comunque qualche nuovo inizio qui con questo fante di pentacoli ci può essere. Scusate, mi è arrivato un altro messaggio. Che anche questo è per un gruppo piccolo, però ho come la sensazione che qualcuno di voi tenda a ricercare partner che siano collaborativi, di amicizia e via dicendo, da accudire. Ecco, forse è questo quello che dovete tagliare. Il fatto che molte persone si sentano amati o si sentano ben accetti o si sentano giusti
nel momento in cui si occupano degli altri come una mamma. Ecco, questo è un atteggiamento che sì, potete avere ed è giusto e bello anche, ma non sempre, non con tutti. Va bene, andiamo a vedere un oracolo. Questi ragazzi sono dei rituali giornalieri, ovvero sono delle frasi da ripetere come se fossero un mantra durante la giornata per, diciamo, mantenere un assetto, un flusso, una vibrazione positiva. Andiamo a vedere che cosa è per voi. Queste sono troppe. Cosa vi vogliono dire? Ok. Allora, carta numero 11 e parla di guida divina. E dice che voi siete divinamente guidati. Vederlo così a me sembrava un 2 in un'altra lettura che ho già fatto, ed è la stessa carta e lo stesso numero della sacerdotessa, perché anche la sacerdotessa è un 2. E la cosa interessante è che qui c'è un occhio, ok? Come se il bastone le servisse per guidarsi, per appoggiarsi, come se ci fosse un altro occhio che veglia. Appunto, sono divinamente guidata. Si tratta però di ascoltare quello che canalizzate, ok? E poi abbiamo armonia. Ah, scusate, ve l'alzo che così se volete fare lo screenshot e poi mettervela come salvaschermo, almeno per oggi, così vi ricordate che frase dovete ripetere. E poi abbiamo armonia, carta numero 16. Vivo in armonia con il mondo intorno a me. Qui ragazzi la sento tanto in associazione con la carta dell'imperatrice e anche con la carta della temperanza, perché se ci fate caso è come se ci fossero tipo due ali e qui ci sono i fiori e le ali le abbiamo anche qui. Sì ragazzi, vi dicono un po' di seguire il flusso fondamentalmente, ricercare l'armonia, ricercare il bilanciamento e anche un po' avere fiducia in quello che sono i segnali che vi arrivano. Bene, amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato qualche spunto di ispirazione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Se avete piacere potete mettere like, iscrivervi o condividere. Se volete abbonarvi al canale e non vedete il tasto abbonati, perché mi stanno dicendo in molti che non si vede il tasto abbonati dal telefonino, è perché potrebbe esserci un discorso di modello di telefonino, magari è troppo vecchio, potrebbe essere un problema di impostazioni di YouTube su come si vede la schermata, oppure potrebbe essere un problema di aggiornamenti. Provate ad andare dentro un video, se neanche lì si vede, perché si dovrebbe, da ogni video ci si può abbonare, però se neanche da lì si vede, vi consiglio di cambiare macchina, quindi sempre con il vostro account di entrare o da un altro telefonino o dal computer direttamente. Dal computer sono sicura che si vede. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!